Ciao pittori! Oggi andiamo a scoprire come applicare il colore di base alle nostre miniature. In questo modo avremo una base perfettamente uniforme e priva di pennellate visibili. Iniziamo dalla parte più importante e spesso sottostimata, i pennelli da usare. E di solito pensiamo che il pennello migliore per dipingere miniature sia sempre molto piccolo, come un semplice pennello con misura 1 o inferiore. Ma per dipingere la nostra base al meglio è l'esatto opposto, perché andremo a usare pennelli di grossa dimensione, come ad esempio una misura tra 4 e 6. L'importante è che sia un pennello per acquerelli di tipo rotondo e con una buona punta. Dobbiamo anche imparare a distinguere le varie parti che compongono il nostro pennello. Questo ci aiuterà a capire come sfruttarle al meglio, specialmente per applicare il colore. Il pennello si compone da una punta e una pancia, molto pronunciata nei pennelli ad acquerello. Sarà la parte principale che andremo a sfruttare per iniziare il nostro lavoro, come vedremo successivamente. E poi abbiamo la sezione dove le setole si uniscono al metallo, che si chiama tacco. Infine, la parte metallica tra le setole e manico si chiama ghiera. Spesso in commercio, abbinati agli starter kit per principianti, troviamo questa tipologia di pennello: setole piatte, senza pancia e con una punta arrotondata, e spesso con la ghiera piegata all'interno all'altezza del tacco. Questi pennelli sono chiamati filbert e sconsiglio vivamente di usarli per applicare la nostra base, in quanto non hanno una forma e pancia adeguata a quello che dovremo fare. Nascono come pennelli per sfumature ed ammorbidire le transizioni, quindi cercate di evitare questa tipologia. Adesso che conosciamo le parti del pennello, passiamo al passo successivo, che è quello di bagnare la nostra carta assorbente, che useremo per rimuovere il colore in eccesso dal nostro pennello. Consiglio di prendere l'abitudine di usare carta assorbente bagnata su un lato e asciutta nell'altro. In questo modo, a seconda della tecnica che andremo a utilizzare, utilizzeremo un lato o l'altro. Passiamo allo step successivo, diluizione del colore. E per imparare ad avere una diluizione ottimale per la nostra base, consiglio di andare per gradi. Aggiungiamo un po' di acqua accanto al colore e col pennello grande aggiungiamo l'acqua gradualmente, fino a quando la nostra miscela composta da acqua e colore inizierà leggermente a ritirarsi e restringersi verso l'interno. E per mostrarvi al meglio questo effetto utilizzo del colore nero per aumentare il contrasto con la wet palette. E come potete vedere, una volta applicato il mix sulla superficie, i bordi si restringono lentamente verso l'interno, lasciando un bordo leggermente frastagliato. E questa reazione del colore è un segno distintivo che abbiamo raggiunto una dose ottimale tra colore ed acqua. Una volta diluito il nostro colore, andiamo a caricare il nostro pennello. E per avere una base coprente e omogenea, è importante caricare il pennello almeno fino alla pancia. E caricare soltanto la punta vi obbligherà a ricaricare il vostro pennello più volte e quindi rischiare di lasciare segni delle pennellate. Il pennello va adoperato in tutta la sua completezza, e tant'è che una volta che col tempo vi sarete abituati a fare grossi carichi di colore fino alla pancia, potete anche passare a caricare il colore fino al tacco senza preoccuparvi di rovinare il pennello. L'importante è sciacquarlo molto bene una volta applicata la nostra base, per evitare che il colore si asciughi all'interno del tacco e ghiera, rovinando il pennello. Una volta caricato il pennello per la nostra base, è importante non usare la parte asciutta della nostra carta assorbente per eliminare l'eccesso di acqua. Altrimenti la carta assorbirà buona parte dell'umidità racchiusa nel pennello, rendendo le pennellate meno uniformi e meno coprenti, come in questo caso. Utilizzando invece la parte già bagnata della carta, il potere assorbente diminuirà e saremo in grado di rimuovere soltanto l'eccesso di colore senza andare a intaccare la giusta dose di umidità delle setole per una buona copertura. Una volta seguiti tutti gli step, andiamo a applicare finalmente il colore di base sulla nostra miniatura. Come potete vedere dal video, il giusto mix tra tipologia di pennello, diluizione corretta, carico del colore e carta assorbente bagnata mi aiuta ad avere una copertura quasi totale con una sola passata, senza andare mai a ricaricare il pennello sulla nostra palette.
in quanto ho sempre del colore a disposizione per coprire l'intera miniatura con semplicità. Importante anche iniziare da un lato e seguire sempre la stessa direzione senza mai tornare indietro. In questo modo non vado a toccare la vernice che si sta asciugando, andando a compromettere la qualità del risultato finale con pennellate visibili o grumi di colore perché ho rimosso la vernice. Ripetete almeno una seconda volta per una copertura totale. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete domande fatemele pure sapere qua sotto nei commenti. Iscrivetevi per supportare il canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!